Il clown è morto? Anche tu sei d'accordo con Fellini? Ma il clown felliniano esiste? La puntata di oggi è un po' diversa. Forse qualcuno la potrebbe percepire come una provocazione e forse in qualche modo lo è. Allora, cominciamo. Tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, la storia, le tecniche, i suoi quesiti. Sono anche direttore artistico del più grande festival internazionale della comicità muta, il FINC, che si tiene a Taormina nella prima settimana di dicembre. Qui lo trovi. Non c'è cosa più bella e più liberatoria che dire la propria opinione e ascoltare le osservazioni degli altri, confrontarsi, esternare il proprio pensiero e poi magari cambiare anche opinione. Spero che tu sia d'accordo con noi. Ma andiamo al tema della nostra puntata. Il clown è morto? Anche tu sei d'accordo con Fellini? Sì. Perché Fellini, non so se lo sai, nel 1970 girò per la Rai un film documentario con il quale voleva dimostrare che il clown del circo, come lo conosceva lui, non esisteva più. Sembra che non avrebbe avuto più ragione di esistere, perché il pubblico sarebbe cambiato. Beh, in un certo senso è vero. Non possiamo negare che il gusto del pubblico cambia a seconda dei tempi che viviamo e delle tendenze. Forse il clown è definitivamente morto. Ma da qui a dire che il clown è morto perché cambia il pubblico, secondo noi fa fatica a reggersi in piedi. Perlomeno secondo la visione che noi due abbiamo del pubblico e del significato che diamo alla creazione artistica. Tornerei da questa parte. Dovremmo sempre considerare il pubblico come il quarto elemento fondamentale e non solo come passivo fruitore di contenuti. Sì, stai meglio adesso. Sì. Non è un'idea nostra, ma ne siamo forti sostenitori. Lo ha scritto Meyerhold, che ha parlato dello spettatore come del quarto autore dello spettacolo. Quindi, forse, non solo possiamo dare la responsabilità della morte del clown al pubblico che cambia, ma si deve sempre partire dal presupposto che siano gli artisti o coloro che in generale propongono dei contenuti a doversi porre il problema di come arrivare al cuore dello spettatore. È un po' diverso. Si arriva al cuore dello spettatore solo quando lo coinvolgi, solo quando si sente partecipe di una creazione, di una situazione. Si sente partecipe soprattutto quando i temi che si trattano sono temi del suo tempo. E come si vede dal film di Fellini, i vari clown del circo al tempo si lamentavano del fatto che la loro epoca fosse finita, che si sentivano rilegati nell'oblio. No, signor Fellini, il clown non è disparuto. È che la gente non sa più ridere. Ma tutto il mondo avrebbe la necessità di ridere ancora con il clown. Ci chiediamo, è giusto addossare questa colpa al pubblico? Alcuni tipi di clown del circo forse ancora oggi non si sono scollati di dosso con l'immagine di pagliaccio depresso e triste che subisce la sorte di uno più intelligente o più furbo di lui. Forse ripropongono numeri antiquati, ripetuti, copie di copie poco fedeli o di poco spessore artistico. Ma resta il fatto che se si conosce la vera essenza del clown sarà veramente difficile che passi di moda o che muoia. Non mettiamo in dubbio che Fellini abbia creato un capolavoro, che tutto il mondo venera come un'opera d'arte, ma ci vogliamo concentrare sull'immagine del clown che a nostro parere non coincide con quella che abbiamo noi. Se parliamo di clown con la C maiuscola. Sicuramente Fellini ha girato questo documentario per comunicare la sua personale riflessione sulla memoria. È forse un pretesto per raccontare il suo vissuto o i suoi sogni come era solito fare nelle sue creazioni. Ma questa è un'altra storia. Perché mai ci metteremo a criticare l'arte del grande maestro? Ci siamo imbattuti in un'intervista di Pierre Bilan, colui che insieme a Jacques Lecoq ha portato il clown a teatro. Alla domanda dell'intervistatore "Le è piaciuto il clown di Fellini?", Bilan rispose: "Per nulla, è un film manipolatorio in cui l'autore ha evidenziato solo il lato tragico del pagliaccio. Non tutti i clown si rivedono in quelle scene, è comprensibile." Allora, ti faccio questa domanda: com'è che Grock
Popol, Rivel, seppur clown di circo, non sono ancora morti? Pensi che moriranno? Intendo, nella memoria collettiva, non sono mai stati dimenticati e nemmeno ti fanno venire la nostalgia, perché sono stati personaggi che hanno incarnato la vera essenza del clown e non sono diventati clown perché precedentemente artisti, acrobati o contorsionisti che poi hanno concluso la carriera di clown. Immaginiamo, anzi ci auguriamo che Fellini volesse non celebrare la morte del clown, ma che volesse dare una scossa, che con il suo stile volesse provocare una continua discussione, e per questo lo ammiriamo. Usiamo allora le parole di un altro grande interprete del mondo del clown, Paul Fratellini, che diceva: clown non si diventa, clown si nasce o non si è clown. Ma questo dono, questa anomalia è anche un mestiere difficile ed è soprattutto un'arte. Alcuni clown l'hanno insudiciato perché non erano veri clown. Il clown è l'inventore, il regista, l'interprete di se stesso. È tutto questo e non lo sa. In conclusione possiamo dire che l'immaginario collettivo sul clown è influenzato dal film di Fellini, come anche dal film più moderni e mostruosi che hanno dato una versione distorta e negativa del clown. Ma si sa, nel cinema la televisione amplifica il messaggio e arriva direttamente al grande pubblico. Ma per fortuna c'è la possibilità di fare controtendenza. E allora il clown è morto? Ognuno di noi è un clown, cioè ci sono molti film sul clown, ma non c'è nessuno che parla del suo modo di vedere la vita, di autoderidersi per gli altri. L'autoderisione ti permette di far ridere tutti. È una grande forma di intelligenza, perché se io ironizzo su qualcuno, quella persona può rimanere colpita. Ecco perché chi sceglie di essere clown senza il naso rosso, ma nella vita, può far del bene, usando se stesso senza ferire qualcun altro. Ti ringrazio di avermi seguito fino a qui e spero continuerai a seguirmi. A presto, ciao!